Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi racconto la storia di un dispositivo molto particolare, forse anche di più di quello che pensano i ragazzi che in realtà già lo conoscono, perché oggi andiamo a parlare di uno degli home computer più piccoli della storia, ovvero il Sinclair ZX Spectrum. Uscito ormai nel lontano 1982 in Inghilterra, questo aggeggino aveva come particolarità quella di essere l'home computer più economico disponibile sul mercato, perché nonostante facesse la guerra ad altri marchi già affermati sul mercato, come addirittura il Commodore VIC-20 o anche il 64, lui costava soltanto 100 sterline circa, ed era proprio per questo motivo un piccolo capolavoro di ingegneria, perché tutti i suoi componenti interni, tutto il suo design, il suo hardware era studiato unicamente in rapporto ai costi. La parola d'ordine era il risparmio più assoluto, e il papà di questo home computer, ma in generale della Sinclair stessa, di questo movimento, di questa tipologia di sviluppo di attrezzature elettroniche, era proprio un tipino molto particolare, perché stiamo parlando di Sir Clive Sinclair, un inventore in realtà inglese che ha avuto lo ZX Spectrum come sua macchina di maggior successo, ma in realtà troppe altre cosette ci ha lasciato nel tempo, e oggi sicuramente andremo a parlare anche di lui, perché è una pedina molto importante in questa storia, se non il protagonista assoluto. Al giorno d'oggi ci sono ancora tantissimi appassionati di questo home computer per tutte, non dico neanche tanto le innovazioni, ma per tutte le peculiarità, la dimensione ridotta, l'estetica un pochino diversa rispetto agli home computer di quei tempi, la maledettissima tastiera con la membrana di gomma, che per quanto tu possa essere uno spettrumista sfegatato sai benissimo che il suo tallone d'Achille è una cosa che te verrebbe da prendere Sir Clive e sbatterlo contro il muro, pace all'anima perché ci ha lasciato da qualche anno. Ma il motivo principale per cui si è alimentata una community di appassionati di questo dispositivo poi via via negli anni è per tutta la minuziosa progettazione che c'è stata dietro e di cui oggi parleremo. Fermi però, perché io già lo so quello che state pensando. Questo è probabilmente l'home computer che fu il diretto rivale del Commodore 64, tant'è che ci fu proprio una battaglia epica tra i due. Ancora oggi, se becchi un 64ista e uno spectrumista, quelli se scannano se provi a chiedere loro qual era il miglior home computer. Siccome è un argomento delicato e non vorrei far arrabbiare nessuno da entrambe le parti, e me ci vorrebbe almeno altre 2 ore di video come minimo, e questo già sarà lungo de suo, in futuro, non nei prossimissimi video, però in futuro, so già che me ne pentirò, ma faremo una prova informatica dello ZX Spectrum contro il Commodore 64, così da farvi anche capire che cavolo di faide si creavano ai tempi quando parlavi di questi due dispositivi. Però oggi la storia della battaglia tra questi due home computer la mettiamo da parte, perché ci concentriamo principalmente sul ZX Spectrum, come proprio sulla storia del Commodore ci siamo concentrati sul Commodore 64. Bene ragazzuoli, ho già parlato troppo per essere una maledettissima introduzione veloce, e quindi si dia inizio alle danze. Come già accennato, non possiamo parlare dello ZX Spectrum senza introdurre il creatore della ditta Sinclair che l'ha prodotto, Clyde Sinclair, un personaggio abbastanza eccentrico che di mestiere faceva l'inventore. In realtà businessman, CEO, tutto quello che ve pare, però viene visto a tutti gli effetti come vero e proprio inventore. Probabilmente per via del sangue Sinclair, perché già il padre e il nonno erano anch'essi ingegneri, rispettivamente uno navale e uno meccanico, e il padre possedeva proprio un negozio di macchinari e ricambi a Londra. Purtroppo però questo accadeva a fine anni 30, proprio a cavallo dello scoppio della seconda guerra mondiale. E infatti il nostro Clyde nacque proprio a Londra nel 1940, e per fortuna la madre, per paura di questa guerra,
lasciò Londra per andare a vivere da un'altra parte e giusto qualche mese dopo arrivò un telegramma che la loro casa era stata bombardata. Clive era un ragazzino molto precoce, eccelleva principalmente nella matematica e non era interessatissimo allo sport. Purtroppo però, a causa dei problemi finanziari che aveva il padre a mantenere la sua attività, dovette cambiare spesso scuola all'interno del Regno Unito. Nonostante tutto riuscì comunque ad ottenere tutti i vari diplomi, concentrandosi di più sul ramo della matematica applicata e della fisica. E tra i vari lavoretti fatti per guadagnare qualche soldo in più, si ritrovò anche all'interno di una ditta di componenti elettroniche e fu proprio qui che iniziò a studiare i primi circuiti integrati e ne fu affascinatissimo da questo mondo, tant'è che in giovanissima età, quando ancora andava a scuola, iniziò a creare delle pubblicazioni per come assemblare dei piccoli circuiti per costruire elettronica di consumo. Sinclair da subito mostrò un particolare interesse per la miniaturizzazione. Lui tutto quello che cercava di costruire era una versione più piccola e portatile di componentistica che già esistevano, e questa sua passione lo portò a 20 anni ad aprire la sua stessa ditta, la Sinclair Radionics. All'interno di questa ditta infatti iniziava a promuovere tutta una serie di dispositivi di uso abbastanza comune, ma molto più piccoli rispetto a quelli presenti sul mercato, partendo dai normali voltimetri che adesso a vederli oggi ci sembrano di dimensioni normali, ma una volta erano delle belle bestioline, addirittura a radio in miniatura, in qualche caso grandi anche solo come un orologio. Sembra quasi uno di quei lettorini MP3 che avevamo dietro fino a 10-15 anni fa, e tutto questo immaginatevi che stava succedendo negli anni 70. Ma uno dei suoi prodotti di punta più famosi fu la Sinclair Executive, una calcolatrice dalle dimensioni super ridotte con un design molto sottile ed elegante, creata in associazione con la Texas Instruments. Ma non era soltanto il fatto che fosse molto più portatile a darle una marcia in più rispetto al mercato, ma i componenti all'interno erano studiati in modo che le batterie duravano mediamente 10 volte di più rispetto a quelle delle normali calcolatrici rilasciate fino a quel momento sul mercato. La Executive fu un grosso successo, addirittura portò alla Sinclair un guadagno di circa 2 milioni di sterline dei tempi, poi non di oggi. Purtroppo però non tutte le idee di questo inventore inglese, di questo imprenditore eccentrico, erano geniali, perché fece qualche brutto scivolone lungo la sua strada. Uno dei più famosi fu il Black Watch, che a vederlo oggi, ragazzi, ha un design che assomiglia tantissimo a quello delle prime smart band, se ve le ricordate, che c'era giusto un mini display in alto e per il resto era di una forma principalmente rettangolare che sembrava quasi un braccialetto. Ma non era il design il problema di questo orologio, quanto il fatto che il display LED purtroppo in alto, nonostante tu non vedessi l'ora continuamente, anzi dovevi andare a premere sui tasti per farla apparire, ciucciava veramente troppa batteria e già ne servivano 2 rispetto ad una di un normale orologio. Visto che la Sinclair Radionics ancora non era una ditta così grande, anche un solo insuccesso come questo poteva compromettere l'intera azienda. Per questo Sinclair andò a cercare dei partner, degli investitori che potessero dargli un po' più di sicurezza economica, e tra i tanti trovò la National Enterprises Board, che comprò ben il 43% della compagnia. Il problema è che questa fusione ci fu troppo tardi, perché essendo passati un po' di anni ormai nel mercato si erano immesse anche altre ditte che riuscivano a far concorrenza ai prodotti della Sinclair anche a livello di prezzo, perché comunque la loro regola principale era pur sempre di creare hardware piccoli ma economici. Tant'è che alla lunga la NEB si tirò fuori dalla Sinclair Radionics, tenendosi però una parte di essa che diventò Sinclair Electronics e vendendo altre divisioni come quella che sviluppava i televisori e quella per le calcolatrici. A questo punto Sinclair non aveva più molto tra le mani, gli venne dato il famoso Golden Handshake, una clausola per cui quando un CEO viene licenziato gli viene riconosciuto un certo importo come premio, e firmò così la dissoluzione della ditta. Ma uno come Sinclair sicuramente non poteva non avere un piano B alternativo. Durante questa fase problematica con la NEB, Sinclair, tramite un suo ex impiegato di nome Christopher Carey, stabilì una compagnia chiamata Science of Cambridge, oh mio Dio, ho pronunciato bene Cambridge, che si trovava proprio all'Università di Cambridge, ecco, magia finita,
dove avrebbe dovuto portare avanti dei progetti che addirittura Sinclair aveva pensato ai tempi della scuola. Ovviamente nel momento in cui Sinclair abbandonò la Radionics andò subito in questa ditta di salvataggio e visto che ormai i prezzi dei microprocessori sul mercato stavano comunque scendendo, ebbe l'idea di vendere delle schede con dei circuiti integrati per l'utilizzo dei vari microprocessori, kit per esempio come l'MK14. Purtroppo però ebbe un'altra, se vogliamo, mezza pugnalata al cuore, perché proprio mentre stava sviluppando il successore di questo MK14, Kerry abbandonò Sinclair, fondando la sua stessa ditta, la Acorn Computers, nel 1978, con la quale però gli fece diretta concorrenza, anche proprio su questi kit di sviluppo. Infatti il loro Acorn System 75 non è altro che un MK14 con la tastiera. Abbastanza scosso da questo abbandono e quindi da anche un nuovo concorrente diretto, Sinclair decise di cambiare ottica. Più che concentrarsi su un successore dell'MK14, decise che era ora di buttarsi nell'ambito dei personal computer, e in quegli anni uno dei più famosi era il Commodore PET, ne abbiamo già parlato tempo fa nella sua storia, che per carità macchina bellissima che ti permetteva di fare mille cose, ma tutto gli puoi dire tranne il fatto che fosse economica, perché in Inghilterra te la portavi a casa per circa 700 sterline. MacLive era sicuro di poter introdurre nel mercato un dispositivo simile con un prezzo massimo di 100 sterline. Fu così che nel 1979 Jim Westwood, un ex dipendente proprio della Radionics, iniziò a sviluppare il progetto ZX80, quello che doveva essere il primo personal computer, ma in realtà home computer, sotto le 100 sterline. Il nome era dato da una combinazione perché il processore utilizzato era uno Z80. La X era stata messa lì come ad indicare che ci fosse un ingrediente misterioso. Ovviamente ad un prezzo così basso non ti potevi aspettare chissà quale potenza, anche se in realtà l'hardware era studiato molto bene. Il processore che lo comandava era uno Z80 con una velocità di 3.25 MHz, un solo kilobyte di RAM e 4 di memoria interna, e non c'era nemmeno l'output sonoro, ma questa non era ancora una novità per quanto riguarda principalmente i personal computer, parecchi erano senza audio. Aveva un design abbastanza compatto, era comunque più piccolo di altri personal computer, aveva un'unica membrana di gomma unita che faceva da tastiera, aveva un'uscita soltanto in bianco e nero e principalmente erano presenti soltanto dei caratteri. Poteva essere collegato direttamente al televisore di casa e utilizzava il caricamento dati tramite audiocassetta. Su dispositivi con un prezzo finale così basso è ovvio che ci siano delle limitazioni importanti. La più fastidiosa presente all'interno di questo ZX80 era lo sfarfallio dello schermo. Ogni volta che la CPU processava oppure che tu mandavi un input da tastiera, lo schermo per un attimo diventava nero per poi riaccendersi, perché la CPU si occupava sia dell'output video sia di processare e non era in grado di fare entrambe le cose contemporaneamente. C'erano comunque dei metodi via software per ovviare a questo problema, ma erano molto macchinosi. Però nonostante tutto esistono anche dei giochi per lo ZX80 che sfruttano tutte quelle varie magagne sotto per evitare troppo questo effetto. Questo ZX80 uscì nel 1980 e la cosa bellissima che la Sinclair faceva con i prodotti dei tempi è che te lo davano in due versioni. Quella preassemblata, il normale home computer che prendi e attacchi al televisore, oppure quella con il kit scomposto che ti assemblavi tu a casa, per farti risparmiare ancora qualcosina di più. Questo home computer, in realtà perché si collegava al televisore di casa, ebbe un successo immediato, portò Sinclair a cambiare il nome della Science of Cambridge, ma là lo dico bene solo se sta attaccata a Science, in Sinclair Research, e la cosa fenomenale è che per produrlo non c'erano stati studi di marketing. Intervistato sul come mai avesse voluto introdurre sul mercato una macchina simile, Sinclair rispose che semplicemente aveva avuto il presentimento che poteva essere una macchina interessante per il pubblico. Vai a vedere se funziona così anche oggi con tutti gli influencer che ci stanno anche quando fai uscire una gomma da masticare. Anche la creazione del successore di questo ZX80 fu particolare, perché in quel periodo la BBC era intenzionata a creare una serie televisiva dedicata ai computer e alla programmazione, e sentendo questa notizia sia Sinclair che Curry della Acorn cercarono di accaparrarsi l'esclusiva del computer che avrebbero utilizzato all'interno di questa serie con i prodotti della loro ditta, e fu principalmente grazie a questo motivo che Sinclair iniziò a sviluppare lo ZX81. Questa nuova versione portava la ROM interna da 4 a 8 KB,
Lo Z80 poteva lavorare soltanto con i numeri interi, mentre lo Z81 introduceva i numeri a virgola mobile. Avevano sistemato anche il problema del flickering dello schermo, dello sfarfallio, perché all'interno dello ZX81 ancora esisteva la modalità dello ZX80 che come premevi un tasto ti faceva quello sfarfallio. E questa era chiamata Fast Mode. Ma cosa si sono inventati per evitarla? Uno Slow Mode dove il processore, lavorando circa a 900 MHz dei 3500 disponibili, riusciva ad eseguire il codice subito dopo aver mandato l'immagine a video e quindi annullando questo effetto. Era in realtà leggermente più lento ad inserire le istruzioni, però ti risolveva un problema non da poco. Un'altra innovazione fu proprio sulla scheda madre, perché utilizzarono un Uncommitted Logic Array, che in pratica era un singolo chip all'interno del quale si trovavano le funzioni hardware standard, e l'utilizzo di queste ULA portò il numero di chip all'interno della scheda madre da 21 a soltanto 4, riducendo sia le dimensioni della scheda che il processo e i costi di assemblaggio. E dopo tutto questo, cosa scelse la BBC come computer da utilizzare all'interno della serie? L'Acorn. Sì. Probabilmente perché anche lei era un po' spaventata dal modo di ragionare, da tutte queste innovazioni che spesso non venivano capite di Sinclair, ma francamente a lui fregò poco, perché lo ZX81, introdotto nel 1981, pare che lo fanno apposta, ebbe un successo ancora maggiore dello ZX80. Vendette 1,5 milioni di unità, il 60% delle quali fuori dal Regno Unito, quindi era un'uscita mondiale. Oh! Tornato Aki dopo una notte brava. Fatte vedere, stronzo. Guarda, ecco. Se torni a dormire la notte dentro sta casa, non fai il cazzo che ti pare, ti presenti la mattina a pranzo. Non mi fai pena, via. E questo dispositivo creò un vero e proprio nuovo ramo del mercato per quanto riguardava i personal e gli home computer, perché costava ancora di meno del predecessore, in un mercato dove avevi un Apple II molto più potente ma che magari non poteva permettersi nessuno perché costava 549 sterline, un Commodore PET che ne costava 400 e anche solo un VIC-20 che per quanto economico costava 3 volte di più. Immaginate che apertura verso tutte quelle persone che ancora non si erano affacciate nel mondo dell'informatica per mancata disponibilità economica. E tutto questo portò la Sinclair ad essere la ditta manifatturiera di computer più importante dell'intero Regno Unito. Un'altra particolarità di questo eccentrico inventore erano le sue strategie di marketing, perché Sinclair non permetteva alla concorrenza di far diventare obsoleti i suoi prodotti, doveva riuscirci lui rilasciandone una versione nuova. E infatti, nonostante tutto il successo dello ZX81, nello stesso anno Sinclair era già al lavoro sul suo successore. Fu così che nacque il progetto ZX Spectrum, dove Spectrum stava proprio per spettro di colori, e proprio l'inserimento dei colori fu la sfida più difficile da parte degli ingegneri, perché al solito con il prezzo finale ridotto devi stare a centellinare ogni singolo bit per evitare che i costi di produzione salgano troppo. E cosa si inventarono questi simpatici burloni? Una roba assurda che venne addirittura brevettata. Anche lo ZX Spectrum, come i suoi predecessori, aveva un modulatore RF, quindi poteva essere collegato al televisore di casa, con una risoluzione finale di 256 x 192 pixel. Ma negli home computer dei tempi, oltre a questa risoluzione, si definiva anche una griglia per i caratteri, perché comunque una lettera occupa un certo spazio. La griglia dei caratteri dello ZX Spectrum era una 32 x 24, dove ogni cella, ogni quadratino, era esattamente 8 pixel per 8. Come fai tu ad introdurre i colori più il sistema grafico in un dispositivo dove hai soltanto 16 KB di RAM? Perché in quegli home computer il software veniva interamente caricato in RAM. Quindi di quei 16 KB tu sfruttavi soltanto lo spazio che non era occupato dal sistema operativo. E visto che lo Spectrum aveva ben 15 colori, in realtà ne aveva 8. Però ogni colorazione, a parte il nero, aveva 2 livelli di luminosità. E mettere tutte queste informazioni per ogni singolo pixel avrebbe occupato troppa memoria. Quindi cosa si sono inventati? Hanno creato una griglia virtuale delle stesse identiche dimensioni di quella dei caratteri, dove tu avevi la possibilità di indicare il colore solo per un quadratino 8x8 pixel. Tu avevi 8 bit di spazio per dirgli con 3 bit il colore di sfondo che volevi,
altri 3 per il colore dell'inchiostro, il colore in primo piano, un bit per dirgli se il colore deve essere normale o con la luminosità e un altro per dirgli se deve essere spento o acceso. Perché voi immaginate che quando creavi un gioco, quindi con la grafica in bianco e nero dove avevi il tuo pupetto che si muoveva, come questo pupetto passava all'interno di questa cella 8x8 ereditava i dati che c'erano scritti. Quindi se in quella cella c'è scritto che lo sfondo è nero e quando passa il pupetto deve diventare rosso, quello prendeva quella colorazione solo quando passava lì dentro. Grazie a questo escamotage l'intero sistema occupava soltanto 7 KB in RAM, però un magheggio del genere, come avrete già capito anche solo a livello grafico, creava quello che viene definito il color clash. Quando due animazioni capitano dentro allo stesso identico quadratino, quelle ereditano lo stesso stile, quindi si colorano uguali. E questa infatti è una delle grandi particolarità del parco titoli dello ZX Spectrum, perché in alcuni titoli gli sviluppatori se ne sono proprio strafregatissimi, hanno detto ok, è una limitazione hardware, io faccio il titolo, poi chi se compra lo ZX Spectrum sa che c'è questo problema. Altri l'hanno enfatizzata perché se vogliamo ha anche un certo fascino come cosa, altri hanno optato per grafiche più grandi che quindi riducevano al minimo questa problematica, i più radicali hanno sfruttato l'area di gioco con il movimento e l'hanno lasciata soltanto in bianco e nero, mettendo i colori sulle cornici attorno, così che il problema non si sarebbe mai verificato. Tra le varie migliorie c'era il fatto che finalmente questo nuovo home computer riusciva a riprodurre l'audio, è vero che in realtà è soltanto un monotono che riesce a tirar fuori sì e no 10 ottave, però è pur sempre meglio del muto. E il linguaggio su cui si basa questo ZX Spectrum è il Sinclair Basic, proprio come era successo per il Commodore, è un linguaggio basic con delle modifiche, con delle funzionalità aggiunte che possono sia velocizzare lo sviluppo che ottimizzarlo. Migliorava rispetto al passato anche solo per quanto riguarda i caratteri, visto che qui potevi inserire anche le minuscole, cosa che invece non potevi fare sullo ZX80 e 81. E una particolarità è che agli sviluppatori venne chiesto di creare una tastiera con soltanto 40 tasti, ma che includesse tutte le quasi 200 funzioni del Sinclair Basic. Con delle semplici scorciatoie tu riesci a digitare i comandi veloci del Basic senza doverli scrivere tutti quanti lettera per lettera. L'estetica fu affidata a Rick Dickinson, che si occupò anche di quella dello ZX81, ma in questo caso gli avevano espressamente detto che avrebbe dovuto creare qualcosa di più futuristico, di più particolare rispetto a quelli usciti fino a quel momento. Partendo quindi da un'estetica un po' più spigolosa, un po' più angolata, decise di arrotondare i bordi e introdusse l'iconica fascia di colori stile arcobaleno proprio mentre cercava di creare un logo per questo nuovo dispositivo. In realtà fu lui stesso in futuro a dire: ragazzi, non è che sia un'estetica così tanto futuristica, è semplicemente un'estetica fatta con quei pochi soldi che c'avevo tra le mani. L'aspetto che ovviamente venne più criticato è questa maledettissima tastiera di gomma che creava l'effetto chiamato così da loro di pelle morta, perché in effetti è proprio quella l'impressione che dà. Comunque anche questa era dettata principalmente dai costi, perché a differenza delle tastiere degli altri home computer che avevano di media centinaia di componenti, questa ne ha giusto 3 o 4. Anche questo Spectrum doveva leggere i dati da cassetta, quindi ne ottimizzarono il più possibile la velocità di lettura. Come per lo ZX81, anche lo Spectrum fu assemblato dalla Timex Corporation, che però in realtà non era nemmeno la primissima scelta, perché non era una ditta che assemblava componenti informatici, quella era nata per assemblare orologi da polso meccanici, ma stava entrando in un periodo di crisi visto l'arrivo dei nuovi orologi al quarzo e soprattutto quelli con i display LCD, quindi sfruttarono questa occasione, questa offerta della Sinclair e si buttarono a capofitto in una cooperazione con loro. Come da prassi, per ridurre al massimo i costi si cercarono di riutilizzare quanti più componenti possibile dello ZX81. La grande differenza stava nei circuiti integrati, perché mentre la CPU e il controller video erano uniti in un'unica ULA all'interno dello ZX81, qui sullo Spectrum, per via dell'inserimento dei colori, non potevi fare la stessa cosa perché sennò sovraccaricavi troppo la CPU, c'è un controllore a parte, ma soltanto questo giochetto garantiva allo Spectrum 4 volte tanto la potenza di calcolo presente nello ZX81.
lo ZX Spectrum venne rilasciato nell'aprile del 1982 in due diverse versioni, una da 16 KB di RAM a 125 sterline, mentre l'altra con ben 48 KB a 175, che soltanto per darvi un'idea era circa un terzo di quanto costava un Apple II. Ma il bello è che c'era comunque la possibilità per chi aveva comprato la versione a 16 KB di espandere la RAM per farla arrivare ai fatidici 48. I possessori di un Sinclair a 16K l'avrebbero dovuto mandare via posta alla Sinclair, che avrebbe fatto la modifica e gliel'avrebbe rispedita. Questo se avevate l'Issue 1, scusate l'inglese ma praticamente sarebbe il Mark I della console. Di questo modello di Spectrum ce ne sono diverse versioni, arrivano fino all'Issue 5. E il bello è che ci sono anche dei tool online per capire quale versione hai, inserendo il tuo ID. Quello che ho tra le mani per esempio è uno di quelli che uscì più o meno intorno alla metà della vita di questo home computer, perché dovrebbe essere un Issue 3B. Cosa cambiava tra una versione e l'altra? A livello di scocca raramente ti accorgevi della differenza, mentre cambiavano i componenti interni o venivano risolti dei bug. A livello visivo riuscite a capire se avete un Issue 1 dalla tastiera, perché nelle primissime versioni i tasti erano leggermente più chiari. Non era comunque una macchina perfetta, perché proprio come il Commodore il primo problema, il primo richiamo grande che ci fu sull'alimentatore. Quelli delle prime versioni non dico che esplodevano, però qualche sbalzo di tensione e qualche fiammetta ogni tanto la facevano. Uno dei più grandi problemi però di questo home computer fu la distribuzione, perché la Sinclair non inviava i suoi prodotti ai punti vendita, ma lavoravano tutto per posta e spesso quello che compravi non era stato nemmeno ancora prodotto, cioè praticamente questi negli anni 80 già stavano facendo quello che facciamo oggi su Indiegogo con le varie Odin eccetera. In questo caso però fu direttamente Clive Sinclair a sbagliare, perché le sue previsioni non erano proprio molto precisine, visto che lui prevedeva più o meno di poter rilasciare 20.000 unità al mese. Sì, non fosse che piazzò ordini per 200.000 unità in 9 mesi, 500.000 in meno di un anno e mezzo, e vendettero il milionesimo ZX Spectrum a meno di 2 anni dalla sua uscita, tant'è che ci furono delle comunicazioni anche discusse dallo stesso Clive Sinclair all'utenza per i rallentamenti eccetera. Comunque diciamo che questo fu uno degli aspetti più criticati. Dove questo però poteva essere un problema, le buone notizie venivano dal marketing, perché quel pazzoide di Sinclair utilizzava una strategia molto particolare, ovvero quella di abbassare sistematicamente i prezzi in base al periodo e non alle vendite, e sta cosa mandava fuori di testa ai concorrenti, perché normalmente una ditta quando è che abbassa i prezzi? Quando vede che le vendite stanno iniziando a calare. Sinclair li abbassava quando le vendite erano al loro picco, così da aumentarle ancora di più e non fa capire niente alla concorrenza. E sta cosa funzionò. E tutto questo successo che ebbe lo ZX Spectrum, se vogliamo, è anche un po' grazie alla figura di Clive Sinclair, di questo inventore, di questo in realtà zio Clive, l'avevano anche chiamato così alcune riviste, che dall'Inghilterra stava sfidando i big del mondo dell'informatica, che ai tempi erano l'America e il Giappone. L'Inghilterra, prima dello Spectrum, non aveva nulla degno di nota che fosse andato oltreoceano a creare scompigli. Tant'è che il Regno Unito non avvertì nemmeno la grande crisi dei videogiochi, l'Atari Shock, che ci fu nel 1983, dove saltarono moltissime case di produzione, la Coleco, l'Atari stava per fallire, un macello c'era stato. Loro stavano tanto bene nella loro isoletta perché tutti quanti avevano un dannatissimo Spectrum e tra programmi e giochi stavano benissimo a livello informatico. Le ditte di sviluppo di videogiochi su cassetta nel Regno Unito passarono da 95 a 450, diventarono 4 volte tanto, e crearono anche un intero movimento, perché si stimava che ci fossero dalle 10.000 alle 50.000 persone che erano i cosiddetti sviluppatori da soffitta o da cameretta, cioè che iniziavano a sviluppare i loro programmi o i loro giochi per lo ZX Spectrum in autonomia e li pubblicavano o li rivendevano nelle varie riviste, perché esattamente come succedeva per il Commodore veniva fornito il listato in Sinclair Basic su carta su queste riviste, che tu te lo ricopiavi, lo registravi su cassetta e ottenevi un software, un gioco, quello che è. E c'erano anche,
questa mi sono dimenticata di dirla nel Commodore, avete ragione, delle stazioni radio che trasmettevano il segnale stesso, che se tu registravi su cassetta non dovevi neanche trascrivere nulla, perché quella in automatico già scriveva sul nastro il programma intero. Stava succedendo in Inghilterra quello che era successo in America e in Italia con il Commodore. Stavano crescendo, stavano nascendo tutte queste figure che era la prima volta che potevano mettere le mani sull'informatica vera, divertendosi anche giocandoci sopra. E infatti già nel 1984 il parco titoli dello ZX Spectrum vantava 3500 giochi, con alcuni titoli che sono addirittura arrivati a finire dentro il Guinness World Record. C'era un gioco che si chiamava per esempio Red Hawk, all'interno del quale è stato creato il primo eroe per un videogioco che non provenisse da un fumetto o da un film. C'era Ant Attack, che era il primissimo titolo della storia ad avere una grafica isometrica, per quanto ovviamente, ok, chiamarla grafica questo già è un parolone, però comunque ai tempi era una roba fuori di testa. E poi c'era anche Turbo Esprit, che era il primo open world al volante. Voi in questo gioco vi trovate a guidare in prima persona all'interno di quest'auto, ovviamente in Inghilterra, quindi volante a destra, dove però avete anche una mappa, se vogliamo antichissimo antenato di quella di GTA, dove puoi vedere dove sei per muoverti liberamente all'interno della città. Oltre ai giochi erano state create anche diverse periferiche, molte delle quali per fortuna con piccoli cambiamenti erano anche retrocompatibili con quelle dello ZX81. C'era la ZX Printer che era una piccola stampante, ma ce n'erano anche altre come le ZX Interface, come nel mio caso che ho qui la 2, dove attaccandolo alla porta di espansione posteriore ti dava 2 ingressi separati per i joystick e un ingresso ROM per i vari programmi, mentre nella versione 1 di questa interfaccia c'era anche la possibilità di inserire gli ZX Micro Drives, che in pratica erano delle microcassette, voi capite quanto era pazzo quest'uomo, nate appunto per essere più veloci rispetto a quelli dei normali stereo. Avevano non pochi problemi a livello di lettura, errori eccetera, però guardate che roba, guardate che cavolo saranno inventati, erano una figata assurda. Tu c'hai fame, vero? Perché apparite sempre solo sulle storie? Ciccione di casa, è stato male un mese. Fatto pure preoccupare, vero? Sì. Ce l'hai le crocchette, non da ciccia stasera? La popolarità dello ZX Spectrum cominciava a essere così grande che addirittura venivano fuori i primi cloni, soprattutto in Unione Sovietica, perché c'era il blocco dell'importazione, quindi non glielo potevano proprio vendere, se lo sono ricreati da soli, una roba simile, ok? Negli anni successivi lo cloneranno anche in India, ce ne saranno tantissime versioni non ufficiali, diciamo. Tutto questo entusiasmo da parte dei consumatori aveva portato la Sinclair ad ottenere il 40% del mercato degli home computer nel Regno Unito. E nonostante che nel 1985 fosse stata annunciata la fine dell'epoca d'oro degli home computer perché stavano arrivando le home console, la Nintendo, la Sega e così via, in quello stesso periodo la Sinclair regalava il suo 5 milionesimo, se si dice così, ZX Spectrum ad una fiera. Vieni Toto, guarda che oggi sei un palloso, fa come tua sorella che dormi, no? Purtroppo tutte le belle storie arrivano ad una fine e la Sinclair iniziò a fare qualche papera, partendo proprio dal loro Sinclair QL, che non doveva essere il successore dello Spectrum, ma bensì un'alternativa di home computer più professionale, anche perché a livello di prestazioni c'erano dei grossi aumenti, un processore più potente, più memoria, ma aumentava di parecchio anche il prezzo. Ma vennero fuori di nuovo dei problemi importanti sulla catena di produzione perché ci furono dei grossi rallentamenti e le stime di Sinclair erano di nuovo sbagliate perché lui credeva di venderne addirittura milioni di unità, ma alla fine della fiera questo home computer arrivò a venderne a malapena 140.000. Quello che invece fu il vero successore dello ZX Spectrum fu lo ZX Spectrum Plus, uscito nel 1984 per un prezzo di 179 sterline. E una curiosità, addirittura alcune di queste unità furono anche assemblate dalla Samsung. L'unico vero cambiamento era la tastiera, perché a livello hardware all'interno era praticamente identico, non fosse soltanto che i rivenditori, perché questa volta passavano ai rivenditori e non più per posta, avvisavano che
venivano rilevati dei problemi per circa un 30% delle unità rispetto al 4 o al 5 del precedente ZX Spectrum. E convinti di nuovo che questa nuova versione avrebbe venduto milioni di unità come fece lo Spectrum originale, i rivenditori se ne riempirono, e il problema è che anche in questo caso le vendite furono molto al di sotto delle aspettative. Ci fu poi un'ulteriore versione, lo ZX Spectrum 128, questo uscito soltanto in Spagna, che a livello estetico era uguale al nuovo Spectrum, non fosse per l'aggiunta di un dissipatore esterno, tant'è che questo prese il soprannome di Toast Rack, porta toast, e che come differenze principali aveva 128 KB di RAM, 3 canali audio di uscita anziché uno solo, e la possibilità di essere collegato ad un monitor RGB per una migliore qualità dell'immagine. Ma oltre a questi prodotti che comunque non decollavano, non prendevano il via, Sinclair non si fermava soltanto alla produzione di questi aggeggi, perché comunque questo fermo non ci sapeva sta, era un inventore e già da diversi anni aveva in mente di cambiare il sistema di trasporti, perché addirittura negli anni 80 lui aveva creato il Sinclair C5, che in pratica, ragazzi, è un triciclo che esteticamente è una figata, infatti il design è frutto della Lotus, e che tecnicamente non è altro che una bicicletta con pedalata assistita, perché aveva una batteria interna ma anche dei pedali che ti servivano soprattutto nelle salite, perché uno dei problemi è che non c'era abbastanza potenza, eravamo ancora negli anni 80, la batteria riusciva a darti una mano ma non così tanto, ma venne criticato soprattutto per la velocità, al massimo riusciva ad andarci a 24 km/h. La batteria si scaricava presto e comunque non c'era un tettuccio, quindi l'acqua te la prendevi lo stesso. Che differenza c'era tra prendere questo e la bicicletta? Oltre al fatto del design, perché è stranissima come cosa, ma se ci fate caso il manubrio non ve lo trovate sopra ma ve lo trovate sotto le gambe, cioè tu te ce devi mettere a sedere sopra in pratica. Comunque di nuovo Sinclair, ottimista, pensò di vendere chissà quante unità. Il problema è che in 3 mesi la produzione di questa cosa calò del 90%. Poi, ragazzi, al giorno d'oggi è diventato un oggetto di culto, perché ovviamente più una cosa non si usa e ha fatto schifo, più a noi nerd ci piace. E infatti ci stanno proprio dei club che vanno in giro soltanto con questa e li hanno anche modificati. C'è gente che ci ha messo il motore ed è un jet e che l'ha portata a 250 km/h, una roba del genere. Io avrei fatto testamento 10 volte. Comunque il risultato di questa invenzione fu una perdita di circa 7 milioni di dollari per la società. Non si fermò qui con le invenzioni, perché creò anche il TV80, che era il primo televisore portatile a tubo catodico, che magari sarebbe stata anche una figata, solo che venne lanciato nel 1983, quando già nell'82 c'era il Sony Watchman in Giappone. E piano piano stavano prendendo piede anche i televisori LCD. Quindi tra il fallimento del Sinclair QL, la C5 e questo TV80, gli investitori stavano cominciando a perdere fiducia nella visione di Sinclair, di questo inventore che, per quanto le sue invenzioni fossero avanti coi tempi, perché roba del genere negli anni 80 non si era mai vista, non riuscivano proprio ad intaccare il mercato. E alla fine, nel 1986, Sinclair fu costretto a vendere l'intero ramo di computer della compagnia alla Amstrad, altra ditta informatica che conosciamo che ha creato diversi home computer, che iniziò a produrre Spectrum a suo nome. E infatti è proprio per questo che a livello collezionistico ne trovate 1 milione e non ci si capisce una mazza. Perché uscì lo ZX Spectrum più 2, che a livello estetico cambiava completamente, ok, la tastiera è tutto quello che volevi, ma includeva un lettore cassette direttamente all'interno della scocca, anche se aveva alla fine le stesse identiche specifiche dello ZX Spectrum 128. Uscì poi qualche anno dopo, nel 1987, lo ZX Spectrum Plus 3, dove era stato rimosso il lettore cassette, era stato inserito un lettore floppy disk. Il problema è che tutte queste modifiche, fatte anche al BASIC interno, generavano delle grosse retroincompatibilità, quindi i programmi che avevi creato per lo Spectrum non funzionavano magari più per queste nuove versioni, ma addirittura gli stessi giochi, e quindi parecchi consumatori si tenevano strette le loro vecchie versioni degli Spectrum anziché prendere queste nuove. Come se non bastasse, ne crearono tutta una nuova serie che si chiamavano Plus 2A, Plus 2B, Plus 3B, che erano un mix tra una cosa e l'altra, tra memoria, lettore eccetera, che non fecero altro che combinare un casino assurdo dentro la testa dei consumatori che iniziavano a non capirci più
più una mazza. In tutto questo, nel 1990, la Sinclair Research, quello che ne rimaneva, erano soltanto Sinclair più altri 2 dipendenti. Lo ZX Spectrum venne dismesso nel 1992, dopo 10 anni dalla sua uscita, mentre la Sinclair Research è rimasta una one-man company con soltanto Clive Sinclair al suo interno fino al settembre del 2021, ovvero alla data della sua morte. Non so se in questa storia sono riuscito a farvi cogliere l'importanza che ha avuto questo dispositivo per il mondo dell'informatica. Questo aggeggino è ritenuto il responsabile di una rivoluzione industriale a livello informatico quando l'Inghilterra era in un periodo di recessione e ancora oggi, con le sue 5 milioni di unità, è uno degli home computer più venduti della storia del Regno Unito, superato soltanto da alcuni modelli della Amstrad. Alcune riviste paragonano la sua uscita al pari della creazione del movimento punk, e con lui sono nate delle case di sviluppo videogame che ci portiamo avanti ancora oggi. Per dirne una, la RAR aveva iniziato a creare titoli per lo ZX Spectrum e è quella che ha fatto Donkey Kong Country per la Nintendo dopo, è stata la prima ditta occidentale a diventare partner diretta con la Nintendo. La Shiny Entertainment, i creatori di Earthworm Jim, sviluppavano per ZX Spectrum. E ancora oggi ci sono delle community che portano avanti degli homebrew e dei giochi sviluppati apposta per lui. Un po' come succede anche con il Commodore, perché queste macchine, una volta che ti ci affezioni, ci cresci insieme e soprattutto capisci a livello informatico cosa hanno significato, ti viene naturale portarle avanti per passione. Addirittura nel 2013 crearono una specie di Raspberry chiamato ZX1, impacchettato in modo da riprodurre il funzionamento hardware dello ZX Spectrum, ma con anche le tecnologie odierne. Signore mio. No, microfono no. Lo so, è 3 ore che parlo e questo vuole l'attenzione, vero? È un bacetto a papà. Oh, me lo dai un bacetto? Ma sto bastardo davanti alla telecamera non me li dà. Mi dai 5 minuti, ho finito, 5 minuti ho finito. Madonna, tutto quanto cazzo pesi però. Dicevamo, nel 2014 è uscito lo Z Spectrum Vega, molto criticato perché non aveva la tastiera, ma in realtà era comunque una console da attaccare al televisore che ti faceva rivivere i vecchi titoli, a cui fece seguito lo ZX Spectrum Vega Plus, una consolina portatile con diversi giochi all'interno, ma fecero una papera anche qui perché riuscirono a crearne poche unità e comunque gli utenti si lamentarono molto della qualità costruttiva e dei vari componenti scelti. L'ultimissimo device uscito proprio nel 2024 è il The Spectrum, che è praticamente la stessa cosa delle mini console che avete visto negli ultimi anni. Però se vi ho un po' incuriosito, vi ho fatto un po' salire la scimmia, potete anche farci un pensierino, tante le volte vi gusta smanettare un po' e rivedere come si programmava in Basic ai tempi o cosa avevamo tra le mani. Ma vorrei un attimino soffermarmi su Clive Sinclair. In realtà su Sir Clive Sinclair, questo inventore eccentrico, questo personaggio inglese che secondo me lo ZX Spectrum l'ha creato quasi per sbaglio, perché poi al di là di tutto questo che vi ho raccontato, continuò comunque a sviluppare le sue invenzioni. Creò la Zyke, e questa qui voi sapete benissimo che è una bicicletta a pedalata assistita che adesso in qualunque sito vai su AliExpress te le tirano. Questa lui la creò nel 1990. Nel 1997 creò la radio più piccola al mondo, è grande come una moneta, e me tocca cambiare la batteria, mannaggia todo, mi mancava 3 minuti. One eternity later. E poi, ormai questa era una questione personale, creò anche il nuovo modello della C5 migliorato, sistemando tutte quelle problematiche che erano venute fuori con il precedente modello. Infatti questa nuova Sinclair X1 ha un manubrio dove deve stare, ha una copertura per l'acqua eccetera. Purtroppo anche lei, progettata nel 2010, non arrivò comunque a vedere la luce. E tutte queste creazioni, queste invenzioni non sono mondezza soltanto perché non sono riuscite a far breccia nel mercato, perché non è nemmeno detto che quando ti inventi qualcosa il mercato sia pronto. Lui è stato un precursore dei tempi a livello tecnologico assurdo, aveva un IQ di 159, era bravissimo in matematica e in fisica, era un abile giocatore di poker, tant'è che è andato anche in qualche trasmissione e mi sa che qualcuno l'ha pure vinta. Ha fatto la maratona di New York, che adesso trovatemi un nerd che abbia fatto la maratona di New York senza lasciarci le penne, e grazie a tutti i suoi successi, alle sue invenzioni, ma
ma anche a tutto quello che ha ottenuto con la Sinclair, è stato insignito del ruolo di cavaliere direttamente dalla regina d'Inghilterra nel 1983, proprio per questo è Sir Clive Sinclair. Era sicuramente una persona che sapeva il fatto suo e grazie a tutte le sue intuizioni, grazie alla sua eccentricità, abbiamo la fortuna di avere oggi tra le mani, o aver avuto ai tempi, una filosofia di home computer completamente diversa e in contrasto con quelli che erano nel mercato a quei tempi e che ha permesso ad un'intera nazione di affacciarsi in un settore che non aveva praticamente mai visto. E so che state pensando tutti quanti: vogliamo la sfida col Commodore, non rompete l'anima, ci vorrà tempo, però promesso ve la porto. Ma vorrei lasciarvi con una frase, perché per quanto se ne possa dire siamo tutti d'accordo sul fatto che lui comunque era un visionario che era molto avanti coi tempi rispetto alla tecnologia attuale. Durante un'intervista nel 2014 rilasciò una dichiarazione che sinceramente, detta da lui, mi fa venire un po' i brividi. Disse che una volta che le macchine rivaleggeranno oppure sorpasseranno l'intelletto umano, sarà veramente difficile per noi sopravvivere. È una cosa semplicemente inevitabile. E un giorno ve lo vorrei tanto fare il discorso sull'intelligenza artificiale, su tutto questo entusiasmo che c'è eccetera, ma da informatico, da smanettone, diciamo da uno che comunque è da diversi anni che sta sul settore, questa frase mi preoccupa non poco, anche perché non è l'unico luminare che ha espresso questa preoccupazione. Ma come dicono sempre tutti, per pagare e per morire viene sempre a tempo, hai sempre tempo di farlo. Io per oggi ho quasi battuto il record perché ho parlato quasi 4 ore, quindi vi saluto ragazzuoli, vado ad editare tutto e spero di impacchettarvelo nel minor tempo possibile. Ci vediamo alla prossima e spero che vi sia piaciuta questa storia. Ciao ciao!